Buongiorno a tutti, eccoci qua. Ci risentiamo dopo un bel po' di tempo, durante il quale ho fatto un sacco di cose, ho avuto un'infinità di idee, insomma quello che io chiamo caos creativo, sapete com'è. Va bene dai, lasciamo stare le chiacchiere e andiamo subito dritti al sodo. Allora, recentemente ho deciso di cambiare il mio PC principale, che era un tower enorme, rumoroso, che mi occupava mezzo tavolo. Non perché non funzionasse bene, anzi, era potente, affidabile, niente da dire su questo. Però mi piace cambiare, io mi stanco in fretta delle cose, mi piace provare cose nuove, sperimentare, quindi mi sono detto, ok, è giunto il momento di provare ad avere un mini PC come PC principale. Vediamo un po' se questa cosa al giorno d'oggi si può fare. Non è che non li conoscessi già i mini PC, ne ho avuti diversi, ne ho avuto degli Intel NUC e anche altri, ma ultimamente sono usciti dei modelli davvero potenti che promettono ormai di andare bene un po' per tutto e non solo per un utilizzo, diciamo così, basico. Ecco, forse ancora non vanno bene per progetti particolarmente professionali o per i gamers professionisti, ma per tutti gli altri utilizzi promettono di cavarsela bene un po' per tutto. Dovete sapere che per me questi mini PC sono una vera rivoluzione copernicana, un totale cambio di paradigma. Io sono un vecchietto, assemblo PC da quasi 40 anni, infatti il mio primo assemblato è stato un 386 di X33 nel lontanissimo 1989 e quindi passare da una piattaforma desktop a una minuscola piattaforma mobile, per me è una rivoluzione incredibile. Già, perché parliamo di processori mobile, principalmente studiati per laptop, quindi con poco consumo e poco calore generato. Allora, mi sono quindi messo a cercare tra marche e modelli. Ho letto recensioni, ho visto benchmark, insomma, ho fatto un bel po' di ricerche. E alla fine ho scelto questo piccolo scatolotto qua, il Nipoji G1. Perché? Principalmente perché ho già un Nipoji e mi trovo bene. Il modello AM16, acceso 24 ore su 24 come serve, ha Proxmox con un paio di VM e una decina di LXC. Mai un problema. Silenzioso, economico, una bomba, davvero. Mi permetto di fare una piccolissima digressione. Su questo PC, tra le altre cose, gira anche un bot interamente programmato da me in Python. Non utilizza nessun servizio esterno, gira tutto qui sopra. È un bot che segnala le migliori offerte presenti su Amazon e lo fa attraverso canali Telegram tematici. C'è il canale classico, dedicato ai prodotti tecnologici, quello incentrato sulla domotica e smart home, il canale del fai da te e giardinaggio, quello con le offerte per i nostri amici a quattro zampe, il canale neonati e premaman, un canale generalista e infine un canale dedicato esclusivamente agli errori di prezzo e alle offerte verificate con sconti superiori al 70%. Ve lo dico perché, se vi va di risparmiare un po' sui vostri acquisti, secondo me vale davvero la pena darci un'occhiata. Vi lascio tutti i link in descrizione. Quindi, chiusa parentesi, torniamo a noi. Sono andato sul sito di Nipoji a vedere il modello di punta attuale e l'ho preso. G1 con Ryzen 9845 HS, 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione. Il prezzo? Attualmente 609 euro e davvero, per quello che offre, è molto difficile trovare di meglio, ve lo assicuro. Ah, ci tengo subito a dire una cosa, perché lo so che lo pensate. Non è un PC inviato da loro, niente sponsorizzazione, niente collaborazione, l'ho comprato io coi miei soldi. Quindi quello che vedete è ciò che arriva se lo comprate, tutto sincero. E ve lo dico perché sapete com'è. Spesso le unità inviate ai recensori hanno memorie top
SSD di marca, altre cose migliori di quello che poi è in vendita. Qui invece non c'è trucco, non c'è inganno, è esattamente quello che riceverete a casa vostra. Ok, il PC è questo, tutto nero opaco, tutto in plastica, niente di metallo, però sono sincero, non sembra cheap, davvero. Non so se si riesce a cogliere, ma si vede il rame attraverso la fessura superiore tutto intorno. Non so se sia veramente il rame del dissipatore o solo un abbellimento cromatico, però dà un bel contrasto. A me, esteticamente, piace molto. Capitolo dimensioni: 128 x 128 x 44 mm, peso 560 grammi, davvero molto piccolo e abbastanza leggero. Questo è il suo alimentatore, piccolo, compatto, da 6,32 A e 120 Watt, quello che serve. Allora, il processore AMD Ryzen 9 8945 HS, 8 core, 16 thread, 16 MB di cache L3, di base 4 GHz, il boost fino a 5.2 GHz. HS significa High Performance Slim, si differenzia dai processori con sigla U per il TDP. Qui sono 45 Watt configurabili. I processori U sono più parsimoniosi, pensati per i laptop, consumano meno, scaldano meno, ma sono anche meno potenti. L'architettura è Zen 4 a 4 nanometri, efficienza incredibile per quello che consuma. La GPU è una AMD Radeon 780M iGPU RDNA 3 fino a 12 CU attivi a 2200 MHz, memoria condivisa con la RAM. Non è una scheda dedicata, ma per gaming leggero e applicazioni creative se la cava alla grandissima. È paragonabile a una Nvidia GeForce GTX 1650 Mobile o una GTX 1050. Altre caratteristiche: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, la scheda è una MediaTek MT7922, RAM 32 GB DDR5 a 5600 MHz, sono due moduli da 16 GB, disco da 1 TB M2 PCI Express 4.0, c'è anche uno slot libero per un altro SSD M2. Mi raccomando, solo NVMe, niente SATA. Supporta PCI Express 3 e 4, fino a 4 TB per slot, quindi potete avere un massimo di 8 TB complessivi. Ok, frontale, pulsante di accensione, jack audio, 2 USB a 3.2 Gen 2 da 10 gigabit al secondo, una USB 4 di tipo C da 40 gigabit al secondo. Sul lato una griglia di raffreddamento bella generosa. Dietro abbiamo 4 USB di tipo A 3.2 Gen 1 da 5 GHz al secondo, LAN da 2.5 gigabit, DisplayPort 2.0, quindi 8K 60 Hz o 4K 120 Hz, HDMI 2.0, 4K 60 Hz. Comparto video quindi bene, ma non benissimo. Per chi pretende il massimo dal video c'è sempre la USB 4 anteriore, quindi niente compromessi. Per tutti gli altri le due porte sul retro sono sicuramente abbastanza ed è possibile arrivare fino a 3 monitor contemporaneamente. Poi l'ingresso per l'alimentazione, una griglia qua e altra griglia sul lato, tutte per il flusso d'aria. Ok, basta chiacchiere, accendiamolo. Il BIOS è davvero minimal, pochissime impostazioni. Di interessante c'è solo la gestione TDP, Quiet, Normal, Performance, da 35 Watt minimo a 54 Watt per la performance. Nel BIOS non è presente una impostazione per la velocità delle ventole e non c'è neanche la possibilità di scegliere la quantità di memoria condivisa per il video.
Questa è una scelta discutibile. Ventole, ragazzi, silenziosissime. Seriamente, non capisco se addirittura si fermino o se sono super silenziose. In ogni caso, raramente si sentono. Uso normale, navigazione, Office, zero rumore, non si sente nulla. Si cominciano a udire solo con qualche sforzo maggiore, tipo aprendo programmi pesanti e solo per pochi secondi. Oppure, ovviamente, quando si richiede qualche compito gravoso, decodifica, rendering, cose così. Allora si fanno sentire, ma, almeno per me, non sono mai fastidiose. Anche il boot di Windows è totalmente silenzioso. Dall'accensione fino al sistema pronto non si sente mai nulla e anche quando si sentono le ventole non sono mai troppo fastidiose. Ho 3 notebook Lenovo in casa, tutti abbastanza recenti, sono veramente molto più rumorosi, davvero. Rumorosità? Super promosso, brava Nipogi. Allora, passiamo un attimo alle temperature e al raffreddamento, che sono roba importante. Nelle specifiche fornite da AMD per questo processore si parla di una temperatura massima del core interno della CPU di 100 gradi centigradi. Questo valore, il cosiddetto TJ Max, indica semplicemente la temperatura massima alla quale il processore può operare in sicurezza, secondo AMD. Avvicinandosi a questa soglia, e quindi prima di raggiungerla, entra in gioco il cosiddetto thermal throttling. La CPU inizia a ridurre frequenze e tensioni per proteggersi e per tenere tutto sotto controllo. Questo vuol dire che, nella pratica, temperature intorno agli 80-85 gradi sotto carico sono assolutamente normali e perfettamente entro le statistiche. Io ho stressato questo mini PC come un matto e il picco massimo di temperatura che ho visto è stato 85,4 gradi centigradi. Mai, e sottolineo mai, ho visto thermal throttling, neanche nei test più pesanti. Mai, mai, mai. Le ventole, ovviamente, sotto carico si fanno sentire, ma rimangono dentro livelli assolutamente accettabili, considerando comunque che il PC sta lavorando al massimo delle sue potenzialità. Per capirci, AMD dichiara un TJ Max, come detto, di 100 gradi, quindi io che sotto stress in modalità performance riesco ad arrivare appena a 85, direi che il raffreddamento sta facendo un lavoro egregio. E ragazzi, il flusso d'aria funziona alla grande. Lato destro del mini PC l'aria viene aspirata, lato sinistro viene espulsa con forza e mettendo la mano si sente che esce davvero bella calda. Questo vuol dire una cosa sola: il raffreddamento funziona davvero e mantiene la CPU al top senza compromessi. Parlando invece delle prestazioni, che sono un'altra roba molto importante, il Ryzen 9 8945HS è una bestia. Multicore quasi 16.000 punti su Cinebench R23, single core quasi 1800. La GPU integrata, la Radeon 780M, per lavori creativi, quindi editing, foto, video, qualche gioco leggero, se la cava davvero la grande, ai livelli di una vecchia GTX 1650 Mobile. Io lo sto usando con DaVinci Resolve per editare questo video e mai una incertezza. Tutto assolutamente super fluido. Confrontando i risultati con altri mini PC simili di marche più blasonate tipo Gcom, B-Link o GMK Tech, il nostro scatolotto non sfigura per nulla, è davvero sul pezzo. Insomma, prestazioni top, temperature controllate, silenziosità più che accettabile e tutto in uno spazio minuscolo. Mi sta davvero sorprendendo, un piccolo gigante, davvero. Parlando di gaming, si riesce a giocare a frame rate decenti a quasi tutto, a 1080p con dettagli medi o medio-bassi. Io però, che sono della generazione X,
preferisco fare retro gaming e funziona tutto alla grande, compresi i giochi di emulazione della PS3. Ok, ora parliamo dell'hardware interno, perché alla fine è quello che fa girare tutto, bene o male. Partiamo dalla RAM. Qui dentro ci sono due moduli DDR5 a 16 GB l'uno con chip Samsung. E questo è un bel punto a favore, perché Samsung è uno dei produttori più affidabili di memoria di RAM in assoluto. Non è una RAM economica qualunque, è roba che ha comunque un pedigree serio, anche se non è di una marca primaria, ed è configurata a 5600 MHz, quindi velocissima e con latenze che si sentono soprattutto quando si fanno cose insieme. Insomma, reattiva, stabile e senza crash strani, proprio come ci si aspetta da moduli di qualità come questi. Passiamo allo storage. Abbiamo un SSD NVMe BWin, non quelli delle scommesse, M350 da 1 TB. È un SSD PCI Express 4.0 con velocità dichiarate solide, lettura testata da me fino a oltre 6000 MB al secondo e scrittura fino a circa 5250 MB al secondo, quindi decisamente più veloce di un SSD SATA tradizionale e ottimo per boot rapidi di Windows, caricamento di app, giochi e trasferimenti pesanti. BWin non è un nome famoso come Samsung, Western Digital o Crucial, ma fa componenti compatibili e nelle specifiche promette affidabilità e durabilità con certificazioni e garanzie fino a 5 anni. Detto questo, in alcune community tecniche qualche utente ha riportato esperienze contraddittorie con SSD BWin più vecchi di questo o altre serie, quindi se per te lo storage è critico sarebbe meglio effettuare backup regolari o valutare in futuro un secondo SSD di un produttore più di marca. In sostanza abbiamo RAM di qualità e un SSD veloce anche se un po' mainstream. Il mio consiglio è di non conservare roba importante su questa unità disco senza avere dei backup, ma questo concetto deve essere valido sempre, anche se usate dischi di marche blasonate. Per quanto riguarda la rete, il G1 non scherza, ha una LAN da 2.5 gigabit, ovviamente retrocompatibile, con controller Realtek RTL8125, molto comune e ben supportato, e Wi-Fi 6E con chip MediaTek MT7922, con link fino a quasi 3 gigabit per secondo, che su Windows funziona senza problemi e sfrutta bene le frequenze moderne. Entrambe le schede sono di tecnologia attuale, non tagliate per risparmiare sulla connettività, e questo fa la differenza se fate streaming, trasferimenti di rete pesante o se lavorate in uffici, aziende dove la banda conta. E un'altra cosa molto importante, se vi interessa usare Linux, queste schede vengono riconosciute nativamente dalle distribuzioni moderne, ovviamente con kernel recenti e driver inclusi. Quindi non dovete impazzire con moduli esterni, strani, patch per farle funzionare. Niente frizzi e lazzi, out of the box, come su Windows, il che non è sempre garantito per tutti i mini PC, quindi un bel +1 per la compatibilità. Quando mi è arrivato, la prima cosa che ho fatto è stato avviare subito il ripristino del sistema operativo. L'ho fatto sia per verificare che Windows non avesse problemi di licenza o di attivazione, sia ovviamente per controllare l'eventuale presenza di malware o virus. Sul disco è presente una partizione dedicata al ripristino, fa tutto da sola. Non è velocissima, mettiamola così. Però in circa un'ora vi ritrovate un sistema pulito, pronto all'uso e con tutti i drivers già installati. Sul fronte licenza e attivazione di Windows è andato tutto liscio, nessun intoppo. Tra l'altro, cosa non scontata, la versione installata è Windows 11 Professional e non quella roba inutile della Home, quindi altro punto decisamente a favore.
Anche lato sicurezza, nulla da segnalare. Ho fatto una scansione completa con Windows Defender, con Kaspersky e Malwarebytes e nessuno dei tre ha rivelato nulla. Sistema pulito, sicuro, nessuna porcheria preinstallata. Ottimo. Capitolo drivers. Invece, qui arriviamo a una nota dolente. Se andiamo sul sito web di Nipoji, nella sezione Support, Drivers and Downloads, tra PS, possiamo vedere che il modello G1 al momento semplicemente non è presente. Ora, questo è un problema relativo, c'è la partizione di ripristino e immagino che prima o poi pubblicheranno i driver, soprattutto quando usciranno aggiornamenti del BIOS. Però c'è sempre un però. Se proviamo ad esempio a scaricare i driver di un altro modello, prendiamo l'E1, vediamo che il sito ci rimanda ad un archivio su Google Drive. Uno potrebbe dire, ok, poco professionale, ma chi se ne frega. E invece no, perché Google Drive ha limiti di download ed è facilissimo beccarsi il messaggio di download negato, perché è stato superato il limite giornaliero. E allora qui mi viene da dire, mia cara Nipoji, mi fai dei mini PC davvero ottimi e poi mi cade su queste banalità? Comunque, ho scritto all'assistenza Nipoji chiedendo lumi. Mi hanno risposto nel giro di 24 ore, quindi bene, dicendo che i driver del modello G1 dovrebbero essere pubblicati a giorni, mentre per quanto riguarda gli aggiornamenti del BIOS stanno raccogliendo feedback dei clienti per ottimizzarli. Non so di preciso cosa significhi, ma questa è la loro risposta ai miei quesiti. Inoltre, per i problemi del limite di download, mi hanno linkato un video di YouTube che mostra come fare, ma ritengo comunque che debbano trovare qualche soluzione più professionale. Ragazzi, alla fine devo ammettere che questo Nipoji G1 mi ha davvero sorpreso e convinto. Si capisce che è stato ingegnerizzato con grande attenzione. Il raffreddamento funziona perfettamente, le prestazioni sono di alto livello e tutto gira fluido e silenzioso. Considerando poi che stiamo parlando del prezzo più basso del mercato per un mini PC così potente, a mio avviso è davvero un acquisto consigliato. Un piccolo gigante, insomma, che fa tutto quello che promette senza compromessi. Ve lo consiglio? Assolutamente sì. Se vi è piaciuta la mia recensione, mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale perché ne arriveranno altre e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!